Salve a tutti, eccoci di nuovo con un altro tutorial. Io sono Antonio Labanchi, per gli amici Laba, e mi piace Lightwave. Questa è una delle cose che ci tengo a dire. È un programma fantastico, scoperto nel lontano dei anni 90. All'epoca forse era ancora su Amiga, poi da lì a poco fu il porting su Windows, poi negli anni successivi, dopo un bel po' di anni, fu portata anche su Mac. Però comunque, bando alle chiacchiere, oggi faccio vedere un tutorial che è anche un modo per capire come funzionano determinate cose, poi ovviamente ognuno ci può mettere del suo, cambiare dei valori e delle cose per ottenere degli effetti un po' particolari. L'effetto che andremo a vedere oggi è quel tipico effetto di velocità luce, speed light, ecco come viene definito. È quella lì che praticamente si vede in Guerre Stellari, per intenderci. Ovviamente non la faccio uguale per evitare che magari ci sia il copyright su quel tipo, diciamo, di viaggio luce. E quindi è qualcosa di simile, però poi ci si può lavorare e si possono, diciamo, avere tante variazioni. Allora, andiamo subito e utilizzeremo solo il layout di Lightwave. Allora, ci troviamo qui e quindi andiamo in iTeam e creiamo delle particelle. Eccole qua. Allora, seguitemi, gli diamo 8000 stelle, diamo per frame e distribuito all'interno, diciamo, di questo cubo. Per noi questo cubo gli diamo una dimensione di 19 per un'altezza di 10 e una profondità va bene questa qua. Qui nel valore limite gli mettiamo proprio appunto giusto 8000. Con questo cosa succede? Che le 8000 particelle le avremo subito all'istante e quindi avremo la volta celeste, davanti a noi tutte le stelle che ci sono. Basta, poi non facciamo più niente. A questo punto selezioniamo la camera, inquadriamo l'insieme e ci spostiamo affinché il raggio di visualizzazione della telecamera inquadri giusto tutta la cornice. Ovviamente quelle misure rispecchiano i 16 noni praticamente. Qua attiviamo il VPR. Attualmente non vediamo niente perché praticamente delle particelle non vengono renderizzate, ma bisogna dargli una proprietà. La proprietà gliela diamo applicando Hypervoxel. Quindi attiviamo il pannello Hypervoxel, attiviamo le particelle, come potete vedere. Questa è la modalità Surface. Noi gli diamo invece Sprite, che si avvicina di più alle stelle. Qua come dimensione gli diamo 4 mm e una variazione del 100%. Fatto questo, poi qua non tocchiamo più niente. Andiamo direttamente in Shading. Shading gli diamo un colore che appunto lo andiamo a scegliere fra questi qua, poi magari qualcuno, vediamo questo qua, gli diamo 200, ecco questo qua, per me va bene così. Come densità gli diamo 1000, poi dopo vi faccio capire perché. Gli facciamo prendere tutta la luce, quindi tutte le fonti di luce che ci sono. In questo caso qua c'è una sola fonte di luce, gli diciamo di prendere
quella fonte di luce. Qua nella luminosità dobbiamo proprio esagerare, e quindi in questo caso qua gli scriviamo 25.600. Voi direte, infatti, come potete vedere, già si vedono le stelle, già si vedono in questo punto qua. Poi basta, qui non facciamo più niente. Adesso ci andiamo a configurare la telecamera. Quindi entriamo nel pannello camera e qui praticamente primo, vabbè, io come risoluzione gli do un bel Full HD che è l'ideale. Qua come diciamo passaggi che deve fare gli do dei passaggi, tanti passaggi, proprio appunto per creare un blending per quanto riguarda il render, e quindi gli do 72. Andate sul sicuro, seguite questi parametri qua, poi dopo vi sbizzarrite come volete. Le particelle, qui andiamo in envelope, però prima di andare in envelope dobbiamo muovere la telecamera. Allora, facciamo, dato che la scena dura poco, cioè all'attivazione della velocità luce, quindi dello speed light, è istantaneo, quindi diciamo tutta la scena dura meno di 2 secondi, quindi in questo caso qua facciamo 40, quindi a 20 facciamo muovere la telecamera molto lentamente, diciamo fino a toccare questa la superficie di quello che deve vedere, e poi a 30 invece attraversa del tutto fino a che spariscono tutte le stelle. Ok? Fatto questo, quindi avremo 20 e 30 i keyframe, diciamo, del movimento della camera. Quindi a questo punto entro nel envelope per quanto riguarda i passaggi del motion, e quindi mi posiziono 20, doppio invio, mi posiziono su 30, faccio di nuovo invio, però qua in questo caso qua gli do 1000. Qua, tornando indietro a prima, gli do 100. Quindi adesso, voi vedete la cosa strana, no? Quindi qua principalmente gli dico che deve essere lineare. Qua ovviamente deve essere 100, quindi questa si mette così, e qui invece gli do una curva di Bézier perché la voglio praticamente fare in questo modo qua, una curva così. Ecco. Poi ve la giocate voi, diciamo, per creare delle varianti. Comunque, fatto questo, adesso l'altro passaggio da fare è selezionate questa particola blur e nient'altro. No, un'altra cosa che ho dimenticato è questo qui, 9 passaggi, quindi, e nient'altro, non c'è nient'altro da fare, quindi praticamente l'animazione seguirà così e poi all'improvviso ci sarà lo speed light. Io adesso mi posiziono sul frame 25 e attivo l'F9 per fare il render di questo frame e vediamo che risultato si ha.
Ok, e questa è l'impostazione base. Poi ci si può sbizzarrire e vedere un po' i risultati. Comunque, continuate a seguirmi, ovviamente se vi iscrivete al canale vi fa piacere, e farò altri tutorial e altri effetti, diciamo effetti speciali che si possono realizzare. Vediamo, ce ne sarebbero tanti da fare, però comunque tutte dipende da quanto tempo riesco ad avere e soprattutto quanti di voi mi seguono. Ciao, alla prossima e forza Lightweight!